Allora, Sofì, la mia piccola gattina, vi saluta. È un po' stanca e mi ha detto che non ha nessun interesse per queste lezioni. Andiamo avanti con la rivoluzione industriale. Oggi, sai, Sofì, ti ricordi? Ti ho fatto studiare, no? Parliamo del ferro, del carbone, della macchina a vapore. Niente, non è interessata. È un po' stanca, la lasciamo andare. Abbiamo visto nella prima lezione l'agricoltura, la rivoluzione agricola, nella seconda lezione la rivoluzione nelle manifatture. Oggi parliamo di altri elementi fondamentali della rivoluzione industriale, il carbone, la fonte di energia primaria della prima rivoluzione industriale. Esistono due tipi di carbone, cioè il carbone di legna, detto anche carbone vegetale. Il carbone di legno, carbone vegetale, è quello delle foreste, è quello degli alberi. Ora, fino ad un certo punto, nella storia veniva usato soltanto questo carbone di legna, carbone vegetale. Il carbone ha sempre avuto molti usi, non pensate soltanto alla macchina a vapore, alle macchine, alla rivoluzione industriale. Il carbone è sempre servito per il riscaldamento domestico, è sempre servito per cucinare, d'accordo? Il carbone aveva sempre molti usi. Ora si comincia a utilizzarlo nelle fabbriche e nella macchina a vapore. Il carbon fossile invece è un altro tipo di carbone. Carbone di legno o carbone vegetale, mentre invece il carbon fossile è il carbone minerale. Il carbon fossile è il carbone che si estrae dal sottosuolo, si trova sotto, bisogna costruire le miniere per prenderlo, d'accordo? Per estrarlo. Allora attenzione, voi forse pensate che il carbone di legna, insomma quello preso dagli alberi, sia più economico, sia più facile da avere rispetto al carbon fossile. Il carbon fossile rappresenta l'esito della mineralizzazione di foreste primitive. Allora, voi direte, è molto più semplice prendere il carbone di legna dagli alberi. Non è così. In realtà è un procedimento più costoso perché il carbone di legna prevede che l'albero venga arrostito, d'accordo? Cioè il legname che viene dagli alberi deve essere sottoposto a un lungo e costoso processo di arrostimento. Cioè il legname degli alberi prima si essicca e poi si arrostisce. Non è facile, c'è un processo molto costoso, d'accordo? Questo carbone di legna però ha una migliore resa energetica. La resa energetica invece del carbone nel sottosuolo, cioè del carbon fossile, la resa energetica è più scarsa, però tirarlo fuori dal sottosuolo è meno costoso, cioè c'è una quantità enorme di carbone nel sottosuolo nei paesi che hanno queste riserve di carbone. In particolare l'Inghilterra di cui stiamo parlando ce l'ha. È preferibile non tanto perché abbia una migliore resa energetica rispetto al carbone vegetale, perché non è così come ho detto, ma perché il carbon fossile è più economico da avere, da estrarre. Problema, io lo devo estrarre dal sottosuolo, scavo dei cunicoli, dei canali, delle miniere. Appena io scavo trovo l'acqua, cioè i cunicoli, i canali delle miniere vengono immediatamente invasi dall'acqua. In Inghilterra, e non solo lì, ma in Inghilterra in particolare, c'è subito acqua. Voi scavate, in qualunque punto dell'Inghilterra, scavate a livello del mare, prestissimo sotto trovate l'acqua. Bisogna estrarre quest'acqua, cioè per poter prelevare il carbon fossile attraverso le miniere bisogna prosciugare l'acqua che invade i pozzi, che invade le gallerie delle miniere, ed è qui che entra in gioco la macchina a vapore. La macchina a vapore che abbiamo già visto, a cui abbiamo già accennato, abbiamo visto serve per muovere le macchine agricole oppure
filatoi e telai meccanici sono mossi dalla macchina a vapore. Però la macchina a vapore, quando viene inventata alla fine del 600, viene inventata per uno scopo completamente diverso, cioè appunto sollevare l'acqua e toglierla dall'interno delle miniere. Nel 1698 una primitiva macchina a vapore viene inventata da Savery, Thomas Savery, un inventore inglese, e veniva chiamata anche macchina atmosferica, perché era una macchina che funzionava in questo modo. All'interno della macchina la pressione atmosferica creava un vuoto all'interno di un serbatoio che spingeva l'acqua verso l'alto, capite? Quindi questa macchina primitiva, macchina a vapore, macchina atmosferica, serviva a spingere in alto, grazie all'innalzamento di un serbatoio, l'acqua dalle miniere, che così veniva eliminata dalle miniere e poteva essere estratto il carbon fossile. Soltanto nel 1775, molto tempo dopo, nasce la famosa macchina di Watt, di James Watt. In realtà non è proprio quella di Watt che viene utilizzata, anche se lui in realtà ha inventato un nuovo prototipo ottimo di macchina a vapore, ma questa macchina venne ulteriormente perfezionata da altri inventori fino a produrre un movimento rotatorio continuo. In questo modo la macchina a vapore, con il carbone, che ovviamente è il suo combustibile che brucia all'interno della macchina a vapore, può essere utilizzato per muovere tantissime altre macchine che abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Allora, fate attenzione perché qui abbiamo un altro processo di interdipendenza. Vi ricordate che abbiamo visto nell'agricoltura già un processo di interdipendenza tra agricoltura e allevamento, aumento di bestiame e aumento della superficie coltivata? Ognuno di questi due parametri fa aumentare l'altro. Anche qui la rivoluzione industriale può essere schematizzata in un insieme di meccanismi di interdipendenza. Il carbon fossile, più estrai carbon fossile, più è facile produrre macchine a vapore, più aumentano le macchine a vapore a basso prezzo. E l'inverso, più aumentano le macchine a vapore a basso prezzo, più aumenta il carbon fossile a basso prezzo, d'accordo? Come abbiamo visto già in passato, è un circolo virtuoso, cioè la variabile x fa aumentare la variabile y contemporaneamente, la variabile y fa aumentare la variabile x. Estrarre più carbon fossile dalle miniere facilita la produzione di macchine a vapore. Perché? Perché ovviamente il carbon fossile è il combustibile della macchina a vapore. Quindi se hai tantissimo carbon fossile estratto dalle miniere, questo stimola la fabbricazione di più macchine a vapore. Man mano che aumentano le macchine a vapore, aumenta anche il carbon fossile estratto. Perché? Perché ovviamente la macchina a vapore serve a togliere l'acqua dalle miniere e fa estrarre carbon fossile, d'accordo? Quindi abbiamo ovviamente un'interdipendenza. E la macchina a vapore viene applicata, oltre che far muovere di energia cinetica le macchine agricole e i filatoi e i telai meccanici nella manifattura, come abbiamo visto, la macchina a vapore trova un'applicazione molto significativa nell'industria del ferro. Il ferro è un altro elemento portante, caratterizzante della rivoluzione industriale. La macchina a vapore serve a vari scopi. Prima di tutto è un forno, cioè serve a raggiungere le altissime temperature che servono appunto a poter fondere la ghisa di ferro, che il ferro in realtà negli alti forni non è proprio ferro puro, è una ghisa, d'accordo? Prima della macchina a vapore era molto difficile, era molto più costoso raggiungere le enormi temperature che ci vogliono per fondere la ghisa di ferro. Ma la macchina a vapore non serve solo, come dire, come forno
negli altiforni a coke, nelle fabbriche del ferro. Infatti la ghisa di ferro, ho detto rispetto al ferro, non è ferro puro, ha una percentuale di ferro, ma c'è una percentuale di circa il 3% di carbonio. Ok? Non si fonde ferro puro, si fonde ferro insieme ad altri elementi e questo ferro insieme ad altri elementi si chiama ghisa di ferro. Tra questi altri elementi vi è il carbonio, d'accordo? Quindi avete già capito, il carbone nella macchina a vapore serve a far raggiungere le altissime temperature negli altiforni, ma serve il carbone, attenzione, anche a rilasciare questo 3% di carbonio che viene fuso insieme col ferro nella ghisa. Fate attenzione, quando il carbonio non è 3-5%, ma è meno di 1,3%, non abbiamo più ferro, ma cosa abbiamo? Abbiamo l'acciaio. Però soltanto nella seconda metà dell'Ottocento si riuscirà ad ottenere quei procedimenti per poter avere acciaio a basso costo. Per ora, fine 700, inizio 800, non abbiamo acciaio, abbiamo la ghisa di ferro. Il problema è che il carbone estratto dalle miniere non è carbone puro, ha delle impurità, in particolare zolfo e fosfati, composti di zolfo e fosfati. Queste impurità vanno a rovinare la ghisa di ferro, quindi bisogna trasformare il carbone, così come estratto, in un carbone puro. Ci pensa un altro grande inventore nel 1709, si chiama Abram Darby, e inventa un procedimento che ancora si chiama procedimento di Darby, che trasforma il carbone in coke, cioè in carbone puro senza zolfo e fosfati. Gli altiforni a coke possono quindi produrre ghisa di ferro depurata da questi elementi dannosi che vengono dal carbone puro. Quindi non viene usato il carbone puro, ma viene usato il coke, questo carbone raffinato. Dopo il 1750 vi è in tutta l'Inghilterra la diffusione degli altiforni a coke, appunto con la macchina a vapore, e aumenta in maniera esponenziale la produzione di ferro a buon mercato, e questo ovviamente è uno straordinario risultato della produzione industriale. Anche in questo caso, attenzione, abbiamo un altro processo di interdipendenza tra il ferro e la macchina a vapore. Si produce più ferro? Questo fa sì che si producano più macchine a vapore. Si producono più macchine a vapore? Questo fa sì che si produca più ferro. Perché? Ovviamente se si produce più ferro, si producono più macchine a vapore a basso prezzo. Perché? Se il ferro prodotto è a basso prezzo? Perché ovviamente il ferro è il costituente delle macchine a vapore. Le macchine a vapore sono fatte di ferro, sono costruite in ferro, quindi più ferro a basso costo significa ovviamente più macchine a vapore, perché queste sono costruite in ferro. Più macchine a vapore significa più ferro, perché come abbiamo visto la macchina a vapore fa funzionare gli altiforni a coke, permette di produrre la ghisa di ferro in molto minor tempo ed è un costo molto minore. Sono quindi delle cose facili, no? Semplici. Parliamo di un altro fondamentale problema a cui abbiamo già accennato, credo, in una lezione precedente, il problema dei trasporti. Le vie di comunicazione, il sistema dei trasporti, all'epoca, lo capite bene, non è minimamente paragonabile a quello di oggi. Tutti i prodotti di queste industrie devono poi essere trasportati per essere commercializzati.
Ma attenzione, non solo i prodotti, ma anche le materie prime, le enormi quantità di carbone devono essere trasferite alle fabbriche, per esempio alle fabbriche di ferro, così come le quantità di ferro dalle miniere devono poi arrivare alle fabbriche di ferro. E come si fa? Il problema dei trasporti è molto molto grave, perché i trasporti sono difficili e quindi costano, e l'elevato costo del trasporto ovviamente fa aumentare anche il costo finale della merce. Quindi significa, vi ricordate che abbiamo detto che molte fabbriche erano costruite in collina, in campagna, perché dovevano essere vicino ai fiumi, che con un mulino d'acqua le faceva muovere? Poi abbiamo detto che con l'arrivo della macchina a vapore queste fabbriche possono essere trasferite in città. Questo è vero fino a un certo punto, perché le fabbriche, anche se hanno la macchina a vapore, hanno il problema di come nelle città debba arrivare il carbone, perché il carbone fa muovere la macchina a vapore. O l'industria del ferro, io la posso fare in città, ma le miniere di ferro sono in campagna. Quindi che significa? Significa che per molto tempo molte fabbriche, soprattutto di ferro, sono costrette a essere impiantate nelle campagne che devono essere vicino al carbone. Non solo, ma anche il carbone, perché il carbone fa muovere gli altiforni, depura il ferro mettendo nella ghisa un coke, una parte del carbone, fa aumentare le temperature affinché si possa, si possa fondere la ghisa di ferro. Quindi molte fabbriche, non solo di ferro, devono, finché non si abbattono i costi di trasporto, finché non si trova una soluzione, molte fabbriche devono essere costruite in campagna, devono essere costruite comunque fuori città, devono essere costruite vicino alle miniere di ferro o vicino alle miniere di carbone. Per fortuna l'Inghilterra, e questo è uno dei motivi per cui si industrializza prima degli altri paesi europei, ha miniere di carbone e miniere di ferro che sono vicine tra di loro, capite? Quindi le fabbriche che usano le fabbriche di ferro devono essere costruite sia vicino alle miniere di ferro sia vicino alle miniere di carbone. Quindi un grosso problema, devono stare fuori, fuori città. Non c'è la possibilità di trasferire il ferro a basso costo dalle miniere in campagna fino alle città, e quindi c'è un grosso problema. Bisogna abbattere i costi di trasporto, bisogna realizzare delle vie di comunicazione. Le vie di comunicazione possono essere anche dei fiumi, e anche qui l'Inghilterra è in vantaggio, e forse anche questo uno dei motivi per cui l'Inghilterra si industrializza prima degli altri paesi. L'Inghilterra ha tantissimi fiumi navigabili, la Francia, la Germania e altri paesi ne hanno meno. Ma non solo, l'Inghilterra è un'isola, è circondata dal mare, e quindi capite, il ferro o il carbone si può magari far scendere lungo un fiume e poi da un porto può passare a un altro porto, da una città all'altra della costa inglese. Infatti moltissime città che si industrializzano sono porti, d'accordo? Sono dei porti, perché è fondamentale, è lungo i fiumi o lungo il mare, cioè per via d'acqua, che l'Inghilterra trasferisce il ferro, il carbone e tantissime altre cose. Voi naturalmente potete dire, ma le strade, non c'erano le strade. Le strade non c'erano, le strade erano pessime, assolutamente non paragonabili con le strade di oggi. Largamente queste strade erano lastricate, quindi le strade erano piene di polvere, polvere che era terribile sia in estate quando si alzava la polvere, ma sia anche in inverno, perché quando pioveva questa polvere si trasformava in fango.
che succede? Si realizzano delle strade più moderne, sì, ma non sarà l'Inghilterra la prima a realizzarle, sarà la Francia. A partire dal 1738 la Francia vara un programma ambizioso di ristrutturazione di tutta la rete stradale all'interno del regno, quindi costruisce una grande rete viaria che dimezza oppure riporta a un terzo o a un quarto il tempo che ci vuole per percorrere, per arrivare da una città principale ad un'altra città principale, quindi grandi reti di strade in Francia, molto prima che in Inghilterra e negli altri paesi, quindi non dobbiamo dire che Luigi XV di Francia non abbia fatto nulla, nessuna riforma, le strade le ha costruite. L'Inghilterra e la Gran Bretagna, un sistema di strade paragonabili a quelle della Francia, le costruirà soltanto in seguito, in ritardo, proprio perché continua a sfruttare le vie d'acqua. Abbiamo già detto che in Inghilterra vai sotto il suolo, subito trovi l'acqua e quindi non solo fiumi e mari, ma canali artificiali. Basta scavare un po', apri dei canali, una rete di centinaia e centinaia di canali, 1000 chilometri di canali interni, quindi l'Inghilterra costruisce una rete artificiale di navigazione interna e quindi diciamo che carbone o ferro vanno da parte all'altra velocemente. Non so se voi siete stati a Camden Town, a Londra o in altri posti, ci sono ancora dei posti a Londra dove si prendono delle barche, si può fare tutto il giro di Londra, la periferia di Londra, perché ci sono ancora adesso canali che ti permettono di arrivare da un punto all'altro di Londra. Certo, circumnavigando, se così si può dire, Londra, cioè facendo un giro in cerchio nella periferia, perché prima c'erano i canali anche nel centro di Londra, adesso sono stati eliminati, però tuttora in Inghilterra esistono tantissimi canali artificiali che vengono sfruttati spesso per motivi turistici. Quindi molto importante il problema dei trasporti, perché soltanto migliorando i trasporti e velocizzando il tempo di percorrenza da un punto all'altro si può abbassare il prezzo finale delle merci. Se i trasporti costano troppo, anche le merci costeranno troppo, le merci o le materie prime. Ovviamente la grande via di comunicazione tipica della rivoluzione industriale, il mezzo di trasporto che è proprio un simbolo della rivoluzione industriale è la ferrovia. Le ferrovie iniziano a essere costruite all'inizio dell'Ottocento, ma nei primi tempi non è facile. Si dice che la prima ferrovia moderna sia stata la Manchester-Liverpool, ricordate le prime due, le più classiche città industriali. Con questa inizia l'epoca delle ferrovie moderne, 1830. Io mi rendo conto che in molti manuali, per esempio quando io ero alla scuola elementare, nazionalisticamente si diceva che i Borboni a Napoli avevano costruito la prima ferrovia europea, la Napoli-Portici, nel 1829, cioè un anno prima della Manchester-Liverpool. Gli storici non sono d'accordo nel dire che la Napoli-Portici sia la prima ferrovia moderna. Erano dei carrelli che potevano portare un peso limitato, d'accordo? Ed erano fatti soprattutto per portare delle persone, portare i reali e i loro amici a vedere il panorama. Per ferrovia moderna si intende una ferrovia che possa fare più viaggi al giorno, sopportando il peso di merci molto molto pesanti, come appunto ferro grezzo oppure carbone estratto dalle miniere. Quindi la Manchester-Liverpool viene considerata la prima ferrovia moderna, ma anche in precedenza, anche nel 1818, vi erano già delle ferrovie in Inghilterra, per esempio a Bristol o in altri posti, solo che non funzionavano bene, si rompevano continuamente, erano assolutamente precarie, non erano delle ferrovie come la Manchester-Liverpool. Qual è il problema? Prima di tutto il problema della locomotiva.
In molti casi noi non abbiamo un inventore, no? Sapete, nella storia delle invenzioni. Per quanto riguarda la locomotiva si può dire di sì, nel senso che c'è questo signore, George Stephenson, possiamo dire che è l'inventore della locomotiva, nel senso che è l'inventore della locomotiva moderna, quella più efficiente. Già c'erano tante di locomotive. Pensate che tra gli inventori si facevano addirittura le gare tra le locomotive per vedere qual era la più veloce, qual era quella che non si bloccava all'improvviso sui binari, qual era quella che non si rompeva e così via. C'erano delle vere e proprie gare per gli inventori di locomotive e la locomotiva di George Stephenson viene sempre più perfezionata ed è la prima vera locomotiva moderna. Lui la chiamò Rocket, cioè razzo. Non si rompeva, cioè era fatta veramente bene, era ottima e aveva una velocità media di 25 km all'ora. Voi direte, ma non è propriamente un razzo, un treno che va a 25 km all'ora. Non è vero, per l'epoca 25 km all'ora erano moltissimi. Se pensate anche che la Rocket poteva arrivare a punte di 45-50 km all'ora, cioè su un terreno favorevole poteva anche accelerare fino a 50 km all'ora. Per l'epoca era moltissimo. Immaginate che, tranne gli uomini a cavallo, l'umanità non aveva mai avuto un mezzo di trasporto così veloce. Che cosa c'era prima? C'erano le carrozze, d'accordo? Per molti salire su un treno per la prima volta è un'esperienza sconvolgente. Noi guardiamo il paesaggio, no, dal treno che passa molto velocemente, ma all'epoca era veramente una novità, molte persone avevano paura, comunque era uno spettacolo nuovo vedere il passaggio circostante scappar via così velocemente. Le persone non erano abituate alla velocità del treno, lo testimonia il fatto che nel viaggio inaugurale, proprio il primo viaggio in cui viene inaugurata questa ferrovia Manchester-Liverpool, ci fu un lutto, ci fu una tragedia, perché Stevenson guidava lui stesso la propria locomotiva Rocket nel viaggio inaugurale Manchester-Liverpool. Ci fu una fermata intermedia, poi tutti ovviamente dovevano risalire sui treni, che erano più di uno, per arrivare a destinazione e ci fu un personaggio importante, un deputato inglese, che si fece travolgere sul treno e morì, quindi questo viaggio di inaugurazione fu funestato da una morte. Morì proprio perché non si accorse che il treno stava arrivando verso di lui. Lui finì sui binari, non si accorse che c'era una locomotiva, che c'era il treno che veniva dietro rispetto al primo treno che stava avanzando verso di lui, perché all'epoca appunto quando le locomotive vennero inventate, quando venivano viste per le prime volte, era difficile per gli esseri umani valutare la velocità, valutare che il treno tra pochi secondi ti arriva addosso. George Stephenson è uno dei tanti inventori, come dire, romantici della rivoluzione industriale. Adesso le invenzioni si fanno in team, ci vogliono spesso milioni di dollari e così via. Sono cose super tecnologiche che implicano la disponibilità di finanziamenti, di materiali che nessuno può trovare o gestire da solo, però all'epoca era diverso. Vi erano proprio figure individuali di inventori che riuscivano proprio da soli a creare qualcosa, cioè una macchina, d'accordo, a creare una macchina straordinariamente efficiente che davvero faceva cambiare la produzione oppure i trasporti e così via. Molti degli inventori che io ho nominato, ma ce ne sono tanti altri, erano inventori solitari, d'accordo? Lo stesso George Stephenson era un autodidatta, lui non sapeva né leggere né scrivere, imparò a scrivere soltanto da adulto quando diventò ricco e famoso per via della locomotiva Rocket. Lui era totalmente non viene dal mondo dell'università, non viene dal mondo della ricerca teorica, non conosce la matematica superiore e la fisica. Lui è un autodidatta, è uno che impara dalla pratica. Lui lavorava in una miniera e imparò ottimamente come far entrare e far uscire i carrelli dalla miniera e poi si applicò alle locomotive. Il problema della ferrovia però non è costituito soltanto dalle locomotive, ma dai binari.
Questi binari non funzionavano mai, le ruote delle locomotive si bloccavano, perché? Qual era l'errore? L'errore è, vedete, faccio come dire una sezione longitudinale di una ruota di una locomotiva, d'accordo? Questa è la ruota di una locomotiva e questo è il binario, cioè questa, vedete, è la soluzione sbagliata. Questa è la ruota R, questo è il binario. Cioè si pensò per molto tempo che la ruota dovesse ingranarsi all'interno del binario, capite? Dovesse aderire all'interno di una cremagliera e che il binario dovesse essere fatto così e la ruota si bloccava. La soluzione ovviamente è quella opposta. Questa è la ruota R e questo è il binario. Il binario, la ruota non deve ingranarsi nel binario, è il contrario, la ruota deve aderire, vedete qui, la ruota deve aderire dalle due parti esternamente al binario. Questa è la soluzione giusta. I binari che venivano chiamati a ventre di pesce. La ruota, vedete, aderisce esternamente al binario. Insomma, dopo molti tentativi si riesce a far combaciare, a far funzionare un certo tipo di ruota con un certo tipo di binario. La ferrovia è stata inventata dagli inglesi. Faccio un esempio che tutti possono riscontrare a livello quotidiano, che dimostra che la ferrovia è stata inventata dagli inglesi. La ferrovia tiene la destra o la sinistra? Voi sapete che le nostre automobili tengono la destra. Quando andate su un treno, invece, il treno tiene la destra o la sinistra? Quando avete un treno che vi passa di fronte, no? In un doppio binario, quel treno vi passa sulla sinistra, come succede quando c'è la doppia carreggiata delle auto, o vi passa sulla destra? Pensateci. Il treno che viene contro di voi su un binario parallelo al vostro passa alla vostra destra. È così o no? È sempre così. Quindi il treno tiene la sinistra. Anche in Italia e in tutti i paesi in cui la guida è a destra, ci avete mai pensato? Invece il treno tiene la sinistra perché è stato inventato in Inghilterra. Sapete che in Inghilterra anche le auto vanno a sinistra. Che cosa succede? Fate attenzione, prima era così anche nelle strade, ovviamente le automobili non esistevano, però nel 600, nel 700 tutti tenevano la sinistra, d'accordo? Cioè tenevano la sinistra, in particolare i pedoni, d'accordo, nelle strade, ok? Tenevano sempre la sinistra. E succedeva che invece le carrozze, d'accordo, tenevano la destra. Quindi, e io, povero pedone, vado a sinistra, le carrozze tengono la destra. In realtà fu Napoleone a cambiare tutto. Napoleone disse che in realtà tutto doveva essere democratico, d'accordo? Quindi invece di tenere la sinistra, attenzione, prima in Napoleone si andava a sinistra, d'accordo? Napoleone cambia tutto e dice no, bisogna andare a destra, d'accordo? Bisogna andare a destra. Tutti i paesi, la Francia e tutti i paesi invasi o comunque toccati da Napoleone, quindi cambiarono il senso del viario, capite? E invece di andare a sinistra, i pedoni andavano a destra. Chi non cambiò il senso, lo sapete, è soltanto l'Inghilterra, perché soltanto l'Inghilterra non fu toccata dalle guerre napoleoniche. Quindi, per lo stesso motivo per cui il sistema metrico decimale si è affermato dappertutto in Europa con la Rivoluzione francese, le guerre napoleoniche, ma non in Inghilterra, la stessa cosa vale per il senso di marcia, d'accordo? Il senso di marcia, noi andiamo tutti a destra, perché prima si andava tutti a sinistra, Napoleone ha stabilito che lo standard fosse tenere la destra. Dappertutto è stato così,
Voi sapete che invece in Inghilterra non è così, perché non sono stati influenzati da Napoleone. Quindi in Inghilterra, a differenza che in tutti gli altri paesi europei, si continuò a tenere la sinistra e quindi anche quando furono inventate le locomotive, poco dopo la fine di Napoleone, le locomotive tennero la sinistra, anche se nel resto del mondo tutti tengono la destra. Lo standard internazionale dei treni fu lo standard inglese, per questo i treni tengono la sinistra anche qua, dove tutti andiamo a destra con le macchine, i pedoni, eccetera. Perché? Perché lo standard internazionale dei treni, che tiene la sinistra, deriva dall'abitudine inglese dove vanno non a destra ma a sinistra. Quindi il fatto che il treno tenga la sinistra, capite, è la prova che i treni, che le locomotive, che i treni sono stati inventati in Inghilterra e sono diffusi in Inghilterra prima che altrove hanno imposto il loro standard. Ultima cosa, i trasporti urbani. Con la rivoluzione industriale, lo vedremo, c'è una grande urbanizzazione, città che diventano grandissime, molto popolate, come Parigi, come Londra. Non era più possibile andare a piedi da un posto all'altro della città come si faceva quando le città erano piccole. Nel Settecento, nell'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento, le automobili non erano state ancora inventate e neanche gli autobus a motore. C'erano le carrozze che andavano con i cavalli. E allora che cosa si fa? Si organizza un sistema di trasporti urbani, di trasporti pubblici, con compagnie di trasporti che si fanno pagare per trasportarti in carrozza, d'accordo? Queste carrozze vengono chiamate omnibus. Omnibus in latino, lo sapete, è il dativo plurale di omnis. Omnibus significa per tutti, a tutti. D'accordo? Omnibus. Inizialmente gli omnibus sono delle carrozze. Non solo i ricchi che hanno la carrozza privata possono usarla. Iniziano a esistere delle carrozze pubbliche, delle compagnie che ti fanno pagare, come ora magari i taxi, e ti fanno salire su una carrozza aperta a tutti, d'accordo? Una carrozza pubblica con i cavalli, spesso anche molti passeggeri che non si conoscono tra loro vanno nella stessa carrozza, d'accordo? Per ovviamente economizzare i biglietti. Queste carrozze pubbliche, da qui viene la parola bus. Bus non è altro che, capite, l'abbreviazione di omnibus, perché queste carrozze pubbliche poi diventeranno dei tram elettrici oppure degli autobus a vapore, d'accordo? I tram elettrici inizialmente venivano chiamati omnibus, così come i bus, d'accordo, dove tutti possono salire, inizialmente venivano chiamati omnibus e questa è una curiosità, per questo oggi vengono chiamati bus. Nelle prossime lezioni vedremo brevemente altri aspetti della rivoluzione industriale, domande che si fanno gli storici. Perché la rivoluzione industriale nasce in Inghilterra prima che altrove? Ci sono ovviamente varie condizioni favorevoli, ci sono varie ipotesi per spiegare questo, magari sono tutte valide queste ipotesi. E poi all'interno dell'Inghilterra quali zone si industrializzano prima e perché? D'accordo? Poi come avviene l'industrializzazione negli altri paesi, cioè nel corso dell'Ottocento. Poi quali sono i fenomeni sociali che accompagnano l'industrializzazione? Perché la tecnologia, attenzione, non serve solo per le industrie diciamo pesanti, servirà per le rotative e si potranno stampare facilmente dei giornali. Le tecnologie serviranno per inventare il daguerrotipo, la fotografia. La rivoluzione industriale provoca anche delle modificazioni all'interno delle classi sociali, d'accordo? In particolare la formazione di una classe sociale che nel senso industriale del termine prima non esisteva, cioè il proletariato, i lavoratori, i salariati di fabbrica, quali sono le condizioni di questi proletari e iniziano poi le lotte operaie, le lotte sindacali, le lotte da parte degli operai che cercano di essere sfruttati un po' meno
pagati un po' di più, trattati un po' meglio. Quindi ci sono tanti altri aspetti proprio geografici, sociali e quant'altro della rivoluzione industriale, quindi io non mi fermerò a parlare delle trasformazioni tecniche, delle macchine, eccetera, ma anche appunto di altre cose nelle prossime lezioni, quindi continuate a seguirmi, continuate a seguire questo ciclo sulla rivoluzione industriale, sulla prima rivoluzione industriale. Arrivederci.